abbiamo pian pianino comprato queste terre, le abbiamo comprate da 22 famiglie differenti che hanno lavorato questa terra e poi l'hanno abbandonata perché sono andati a lavorare in fabbrica. L'ultimo sogno era fare in realtà la casa del mio vino, e la casa del mio vino è stata una cosa per me che ho sognato per 20 anni, sognato per 20 anni, e l'abbiamo studiata per 10, guardando circa un centinaio di cantine in giro per il mondo. E adesso siamo alla fine della realizzazione, siamo arrivati quasi al termine, quindi la cantina è finita. È stata seguita da un grande amico ed è un grande architetto sensibile alla bellezza dell'eternità, cioè l'architettura minimalista in un concetto di lunghezza, di bellezza. La cantina doveva avere 3 cose importanti: la temperatura costante, l'umidità costante, non doveva puzzare. All'interno della cantina noi invecchiamo i vini 4 anni, 3 anni in botti di rovere con doghe molto spesse, perché sapete, noi siamo sul parallelo, dove siamo noi è Nord Africa, ok? È Nord Africa, e quindi il seme maturo, quando avviene il seme maturo abbiamo dei pH molto alti. Il motivo delle ellissi è per far girare l'aria, ed è un concetto dove gli angoli bloccano il giro dell'aria. Quindi l'ellissi è stata fatta per un concetto di giri d'aria e l'infinito, ok? Non c'è un blocco. E poi l'ellissi non è il cerchio. Nel cerchio è difficile mettere qualcosa, nell'ellissi è un'altra cosa. Il cerchio è perfezione per un suo stesso, però all'interno del cerchio hai tanto scarto se devi mettere qualcosa. Nelle ellissi in realtà hai molto più spazio di poterlo. Ci sono 3 cantine, la prima è più grande perché avviene la maturazione sulle uve in quei tini lì, e avviene l'ultimo anno di affinamento. Le altre 2 sono di affinamento solo, e quindi sono più piccole, e ci sono vasi vinari più grossi. I nostri vini invecchiano per 3 anni in queste botti di rovere con doghe molto spesse, perché vi dicevo, quando andiamo in una sovramaturazione del seme abbiamo delle basi acide differenti, e a mio avviso l'uva deve essere matura perché abbia il concetto di equilibrio a livello bocca. La succosità deriva dall'estrazione della buccia dal seme, cioè il carattere del vitigno e la succosità che deriva dal carattere del vitigno. Le basi acide, la freschezza e la pulizia che un vino con la sua forza che ti può dare, perché il vino, per esempio, quando bevi vino non devi mai toccare l'acqua, perché ti cambiano i pH della bocca. Cioè il vino deve essere, quando qualcuno sta cucinando e hai gli equilibri del pasto, il vino deve avere la forza di pulire perché tu riassorba di nuovo i sapori del piatto. Cioè questo è l'equilibrio molto importante che il vino deve raggiungere. Se il vino ti impasta la bocca, continui a bere acqua, e lì ti cambiano i pH della bocca, le basi acide della bocca, e non hai questo equilibrio. Quando ti avvicini al vino devi sempre dissetarti, cioè tu prima devi aver bevuto 1 litro d'acqua e poi cominci a sorseggiare il vino, e poi se decidi di sorseggiare lungo il vino chiami il taxi che ti porta a casa perché ha l'alcol, insomma. Allora, noi essendo in Nord Africa dobbiamo maturare il vino con l'ossigeno molto piano e molto a lungo. Infatti noi facciamo all'interno della cantina un percorso che riguarda le annate
chiamiamolo così, normali, 3 anni di botti, di permanenza di affinamento in botti, tutti i miei vini, tranne il Pinot Grigio che fa 1 anno in meno. Ma non pianto più gli internazionali, quello che mi ritrovo da prima del 91. Oggi noi piantiamo qui solo Ribolla, Malvasia e Tokai. Dipende dall'esposizione, dipende dall'altitudine, perché ci sono i vitini che prediligono una forza di calore, ci sono dei vitini che prediligono una forza di umidità. Quali sono gli uni e quali sono gli altri? La Ribolla o le dai le migliori posizioni, se no non fai niente. Se metti il Tokai sulle migliori posizioni fai 18 gradi di alcol. Sicuramente anche lì, anche con la Barbera e con Nebbiolo ci sono questi ritmi, perché i territori, i nostri vecchi sapevano cosa, dove, come piantare, ok? E questo, non tutti i vitini sono adatti a delle esposizioni e gli altri per le altre. Quindi in qualche maniera abbiamo il pede collinare che è legato più alla Malvasia e al Tokai, e l'esposizione potente dove che vai a legare alla Ribolla gialla. Poi ci sono gli equilibri in mezzo che ogni viticoltore conosce all'interno della propria azienda. Ok? Quindi concettualmente noi oggi facciamo il Caplia, che per noi è un vino molto importante perché raggruppa questi caratteri. Al momento nel Caplia viene usato lo Chardonnay come basale, perché la Malvasia è una semi-aromatica, il Tokai è aromatico. Noi non piantiamo più lo Chardonnay dal 91 e una volta smesso la vigna dello Chardonnay, il blend sarà Ribolla, Malvasia e Tokai, che è il Collio Bianco che fa parte del nostro percorso. Questo è anche un discorso molto importante, specialmente nel mondo del vino. Il vino abbiamo detto che è fatto per l'anima, e se il nostro corpo non è fatto per bere neanche l'acqua fredda, perché se tu butti giù un bicchierozzo di acqua ghiacciata hai difficoltà di ingurgitarlo. Il vino che lo bevi per un concetto d'anima, guai berlo freddo, perché il freddo nasconde tutti i difetti e anche i pregi. Il vino si beve dai 15 ai 20 gradi. Lì ti avvicini con l'alcol alla temperatura corporea. Fai temperatura più alcol, ti avvicini alla temperatura del tuo corpo e leghi. Nel mondo giapponese, dove che il sake viene scaldato, l'hanno fatto anche col vino. Magari col superalcolico, con la distillazione lo puoi fare perché fa parte del fuoco della derivazione di quell'alcol lì. Qui no, qui la temperatura deve essere tra i 15 e i 20 gradi. Attenzione, ci sono, come ti ho detto all'inizio, le annate che spingono da un punto di vista alcolico perché è un ritmo d'annata. Questa è la bellezza del mondo del vino. Poi è facile, sai, tutti vorrebbero l'annata stratosferica e non vorrebbero l'annata, però quando giochi con la natura ha queste bellezze che ti porta in un estremo e nell'altro. Guarda una cosa, io sono stato talmente arrogante non tanto tempo fa perché pensavo che l'apice della qualità del mondo del vino è fatto a piramide e io farò di tutto per scalare quella piramide, anche se mi farà male mi siederò sulla punta della piramide. Mi sparerò in testa negli ultimi 10 centimetri a fare tutto possibile, ed era pura utopia e egoismo, perché la natura è perfetta per se stessa, tu devi lavorare, poi puoi sempre sorpassarti e la perfezione nella natura non esisterà mai, quindi anche un vino perfetto non esisterà mai. Caplia significa goccia e il vino è talmente ricco, talmente spirituale che si dovrebbe bere a gocce, e la goccia buca anche la pietra, è solo questione di tempo. Allora, il Caplia è 8 annate su 10. 8 annate su 10 è una cuvée, perché il seme ha maturato in ritmi differenti. 2 annate su 10 è un uvaggio vero e proprio, perché c'è la vigna del Caplia dove c'è piantato i 3 vitini del Caplia. Il colore è un segno di evoluzione, però deve essere sempre puntato al dorato. No, i miei figli
figli sono fortunati perché gli racconterò le mie 30 vendemmie. Mio padre era nell'era che non ha potuto raccontarmi le sue 30 vendemmie e noi le potremo anche assaggiare. Uno di questi vini, la 2010, è stata un'annata difficilissima dove che il seme ha maturato e siamo riusciti a portarlo quasi alla caduta verso la terra e abbiamo raccolto con grande difficoltà, quasi chicco per chicco, perché sul grappolo c'era tanto marciume acido, perché era un'annata comunque fredda, piovosa, però l'equilibrio ha fatto 6 anni di botte, 4 anni di bottiglia e adesso deve raggiungere il mondo a chi vorrà goderla. È pronto per partire.